la cupa cupa. È uno strumento tradizionale che si portava durante il carnevale diciamo, ai vicini di casa. E quello che aveva ucciso il maiale ci dava la salsiccia, ci dava un po' di tutto. Benvenuti a Picerno, la Leonessa della Basilicata, un paesino sulle pendici di Montelifoi, sull'Appennino lucano, famoso per tante produzioni agroalimentari, in particolare per la Lucanica di Picerno. Picerno offre al turista degli eventi e poi lo accoglie con tante bellezze paesaggistiche e anche architettoniche come questa torre che adesso state visitando. Lucanica e Aglianico hanno sicuramente in comune due fattori. Da una parte entrano in commercializzazione a livello ufficiale nel II secolo d.C., piena età imperiale romana. L'aglianico, il vino ancestrale della nostra area, qui del Vulture, e noi lo produciamo in diverse versioni. Lo produciamo con una grande struttura, facendolo invecchiare per 5 anni in una botte grande. E poi produciamo il Nocte, un vino che viene dalla vendemmia notturna. Dopo anni di studio e di sperimentazione abbiamo notato che l'uva di notte ha più profumo. La Lucanica intraprende un suo viaggio verso nord collegandosi alla storia di un altro vino, che è il Verdicchio. Il Verdicchio era partito dall'Oriente, è arrivato in Puglia, aveva proseguito il suo cammino nelle Marche, da lì c'è il felice incontro con la produzione di questa carne insaccata. Ogni famiglia nel comune di Picerno, nelle campagne, allevava il suo maiale e produceva poi tanti prodotti, salsicce, soppressate, coppe, prosciutti, che poi consumava durante l'inverno. Durante il periodo di carnevale avveniva l'uccisione del maiale, quindi con una temperatura fredda. Ed ecco perché si portavano queste serenate chiamate cupa cupa a casa delle persone, proprio perché si era certi che a casa di colui che aveva ucciso il maiale si trovava della carne. Da questa attività, diciamo, familiare sono sorte delle aziende che hanno promosso i prodotti lucani in giro per il mondo. Il Vulture è il luogo delle meraviglie, si possono coltivare diversi vitigni. Il Pinot da Oriente, venendo direttamente dal Caucaso, attraversa l'Asia Minore, viaggia attraverso le isole greche, sbarca in Basilicata. Le recenti ricerche ci conducono a questo Pinot Nero che ritorna dalla Francia verso il sud dell'Italia. A un certo punto scompare perché il Vulture diventa area di attenzionamento da parte di altre regioni d'Italia. Venivano qui a comprare Aglianico perché il vino da taglio, il Pinot Nero non era commerciabile e quindi i contadini espiantano Pinot Nero e piantano Aglianico. Così scompare il Pinot Nero nel Vulture. Noi abbiamo voluto riprenderlo, ripiantarlo a 800 metri, qui nel Vulture, questo luogo straordinario. Comunque mio padre ha trasmesso a me questo modo di portare il canto a cupa cupa e io l'ho trasmesso ai miei figli. E naturalmente va avanti in generazione in generazione. Mio padre me l'ha trasmesso a me. Alberico. Alberico. A Peppino, Peppino ad Alberico, Alberico a Giuseppe e Guglielmo.